Io leggevo il giornale. Michele ascoltava la musica ogni sera. Voi studiavate tantissimo. Tutti questi tre verbi sono all'imperfetto indicativo. Come si forma l'imperfetto indicativo? Quali sono le sue desinenze? Beh, ciao a tutti, non vi ho nemmeno salutato oggi. Eccoci qui ad una nuova lezione di italiano. Io sono Ale di Learn Italian with Ale e insegno italiano online. Oggi studieremo insieme l'imperfetto indicativo. Innanzitutto, per formare l'imperfetto indicativo, occorre prendere l'infinito del verbo. I verbi, vi ricordo, possono essere divisi in verbi in are, verbi in ere, verbi in ire. Dobbiamo togliere la parte finale del verbo, la desinenza dell'infinito, are, ere, ire, e aggiungere le desinenze dell'imperfetto. In questo schema potete vedere quali sono le desinenze dell'imperfetto dei verbi regolari. Una cosa che vorrei farvi notare subito è che nelle desinenze dell'imperfetto, in tutte le desinenze, è presente la lettera V. La lettera V è una lettera caratteristica dell'imperfetto. Quindi, se vediamo un verbo che nella desinenza presenta la lettera V, potrebbe trattarsi proprio dell'imperfetto. Vi faccio notare anche una seconda cosa dell'imperfetto, delle desinenze dell'imperfetto indicativo. Vi ricordate quando abbiamo studiato il presente indicativo dei verbi in ire? C'erano dei verbi in ire che seguivano uno schema che potremmo definire normale per la terza coniugazione all'indicativo presente. Altri verbi che invece aggiungevano la parolina isc. Ecco, all'imperfetto non si pone questo problema. Tutti i verbi in ire hanno solamente un tipo di desinenza. Sarà sempre quella. Una seconda buonissima notizia è che i verbi irregolari sono veramente pochi. Vediamo quindi i verbi regolari. Ecco qui uno schema con tre verbi regolari all'imperfetto indicativo. Abbiamo il verbo dare, il verbo vedere e il verbo finire. Tre verbi, uno per ogni coniugazione: are, ere, ire. Vediamo il verbo dare, che fa io davo, tu davi, lui, lei dava, noi davamo, voi davate, loro davano. Vediamo adesso il verbo vedere. Io vedevo, tu vedevi, lui, lei vedeva, noi vedevamo, voi vedevate, loro vedevano. Notate come nella terza persona plurale, quindi loro, l'accento venga anticipato di una sillaba rispetto a noi, voi. Quindi noi vedevamo, voi vedevate, loro vedevano. Ecco tre esempi. Da piccoli loro ci davano sempre una mano. Quando nevicava vedevamo le montagne completamente bianche. Qui non c'è solo il verbo vedere, ma c'è anche il verbo nevicare all'imperfetto. Quando finivi di lavorare passavi sempre a trovarmi. Una cosa sorprendente è che molti verbi che al presente indicativo sono irregolari, all'imperfetto diventano regolari, cioè assumono una desinenza dell'imperfetto completamente regolare. Per esempio, il verbo andare diventa io andavo. Il verbo tenere, io tenevo.
Il verbo uscire, io uscivo. Abbiamo però 3 verbi che rimangono irregolari. Si tratta del verbo fare, del verbo bere e del verbo dire. Abbiamo poi anche il verbo essere che vedremo in seguito. Il verbo fare diventa io facevo, tu facevi, lui, lei faceva, noi facevamo, voi facevate, loro facevano. Il verbo bere, io bevevo, tu bevevi, lui, lei beveva, noi bevevamo, voi bevevate, loro bevevano. Infine il verbo dire. Io dicevo, tu dicevi, lui, lei diceva, noi dicevamo, voi dicevate, loro dicevano. Anche qui 3 esempi. Quando ero un bambino facevo sempre la spesa con mia mamma. Loro bevevano il caffè dopo pranzo. Antonio diceva sempre le bugie. Come sempre è molto importante imparare l'imperfetto dei verbi essere e avere, sia perché si tratta di verbi molto utilizzati in italiano, sia perché essere e avere sono i verbi che diventano poi gli ausiliari per formare i tempi composti. Il verbo essere è irregolare. Sembra quasi che il verbo essere prenda le desinenze del presente dei verbi in are e le aggiunga a un tema che è er. Quindi fa io ero, tu eri, lui, lei era. Quando poi si arriva a noi e loro, assume invece le desinenze dell'imperfetto dei verbi in are. Noi eravamo, voi eravate, loro, si ritorna alla desinenza del presente, erano. Ok, memorizzatelo così com'è. Quindi io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Il verbo avere è invece regolare. Appartiene alla seconda coniugazione, quella dei verbi in ere, e quindi diventa io avevo, tu avevi, lui, lei aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. Vediamo 2 esempi. Quando ero piccolo giocavo sempre a calcio. La casa aveva un grande camino da cui usciva fumo nero. Nel primo caso si utilizza l'imperfetto perché si tratta di un'abitudine nel passato, quindi giocavo sempre a calcio. Nel secondo esempio, invece, si tratta di una descrizione nel passato. Cercate intanto di ricordarvi questi 2 usi dell'imperfetto, ma sicuramente presto farò anche un video in cui vi spiegherò tutti quanti gli usi dell'imperfetto indicativo. Adesso tocca a voi. Provate ad esercitarvi con queste frasi cercando di inserire il verbo all'imperfetto indicativo. Vediamo la prima frase. Lucia e Matteo, sempre al parco. Il verbo è andare. Provate a coniugarlo all'imperfetto indicativo. Il verbo è andavano. Lucia e Matteo andavano sempre al parco. Molto bene. Seconda frase. Quando stavo sempre dentro casa. Il verbo da inserire è piovere. La risposta è pioveva. Quando pioveva stavo sempre dentro casa. Ci siete riusciti? Avete fatto giusto?
Proviamo una terza frase. Tu, 10 anni quando siamo andati a Londra. Il verbo è avere. Pensateci. La risposta è avevi. Tu avevi 10 anni quando siamo andati a Londra. Proviamo con quest'ultima frase. La nonna, una persona straordinaria. Il verbo è essere. La nonna era una persona straordinaria. Molto bene, eccoci giunti alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile e che abbiate capito bene come si forma l'imperfetto indicativo. Se così è stato, vi prego di mettere un mi piace al video e anche di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. In questo modo mi aiuterete moltissimo. Vi chiedo anche di lasciare un commento scrivendo una frase con un verbo all'indicativo imperfetto. In questo modo vi potrete esercitare utilizzando questo tempo verbale. Per oggi è tutto. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!